Ok, mi fa un sacco strano registrare questo video perché sono attualmente a Helsinki che sto aspettando il prossimo traghetto e c'è un sacco di gente, anche se non sembra dal retro perché ho trovato un posto apposta che non ci fosse troppa gente, quindi ancora una volta che cerco di affrontare il mio imbarazzo nel parlare in pubblico, almeno poche persone qua parlano italiano, mi si dovrebbe capire di meno. E oggi almeno non è un tema emotional che dici, magari mi sentono parlare del mio ex e fa un po' cringe, ma sono passati 2 mesi, quasi 2 mesi, da quando ho iniziato questa avventura dell'essere digital nomad, dove ho lasciato tutto, ho lasciato l'appartamento a Milano, ho lasciato il mio lavoro e sono completamente all'avventura. È da 2 mesi che vado in giro con uno zaino, valigie e un telefono. E vorrei dirti che ho capito molto di questa vita, di questo modo di vivere il viaggio e il lavoro, ma non è così. Voglio raccontarti quello che ho percepito in questi 2 mesi, ma in realtà poi ho anche chiesto ad alcuni miei amici che fanno i digital nomad da molto più tempo di me e mi hanno dato tante conferme su quello che pensavo o quello che comunque ho già iniziato ad intuire. In questi 2 mesi ho cominciato a vedere delle cose che video motivazionali non ti raccontano troppo sul digital nomad. Quindi in questi 2 mesi ho cominciato a capire alcune cose che non mi aspettavo, o almeno non mi aspettavo così potenti, e ci sono fin troppi video fuori sul perché dovresti essere un digital nomad. Anche spesso i miei contenuti in generale fanno trasparire mille motivazioni per cui dovresti essere un digital nomad, ma oggi invece vorrei raccontarti del perché non dovresti essere un digital nomad. E non ti aspettare quelle risposte del tipo non dovresti essere un digital nomad perché saresti troppo felice, non dovresti essere un digital nomad perché sennò vedresti queste viste tutti i giorni, ti abitueresti troppo a vivere bene la vita. No, 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 qua ci vado tosta. O almeno ti voglio raccontare del perché secondo me essere un digital nomad non è per tutti. Può sembrare un sogno il fatto di viaggiare perennemente, di essere sempre in giro, ma secondo me non è per tutti. Meno male, e comunque è una cosa normale che una qualche esperienza di vita non sia per tutti, se no altrimenti tutti quanti faremmo la stessa vita. Perché molto spesso si pensa che diventare un digital nomad ti semplifichi la vita, quando invece molto spesso in realtà te la complica. Quando dico che non è per tutti è perché tanti si fermano alle problematiche di essere digital nomad, altri invece sono contenti di doverle affrontare, se questo è il risultato. Intanto ho definito nella mia testa 2 tipi di digital nomad. Molto spesso si mette tutti i digital nomad nello stesso calderone e basta. Ma mi sono resa conto che l'esperienza da digital nomad non è uguale per tutti, l'esperienza in generale non è uguale a tutte le altre. Ci sono 2 tipi di digital nomad secondo me. Quelli che decidono di stare in un posto, in un luogo per 1 mese, 2 mesi, 3 mesi, un periodo abbastanza lungo, si stabiliscono, mettono giù delle radici temporanee e poi cambiano stato, cambiano paese, cambiano città. E poi ci sono quegli altri che invece si fermano in un determinato luogo, città, paese per tempi molto più brevi e ristretti. Una settimana, 4 giorni, definirei forse al massimo 2 mesi. Ho fatto l'esperienza di forse più o meno entrambe, ma mi ritrovo per via dei miei contenuti, per via di quello che faccio, a dover affrontare molto di più la seconda tipologia di digital nomad, ovvero mi muovo molto spesso. E se ti muovi molto spesso, non costruisci nulla. Appena ti abitui alla strada, alla routine, al caffè dove puoi prenderti la colazione, subito è il momento di lasciarla. Appena ti abitui ad un letto, è arrivato il momento di abbandonare quel letto. Seconda cosa, non hai tempo per avere pace. Ovvero ogni giorno stai pianificando, stai prenotando il prossimo aereo, stai prenotando il prossimo hotel, sei continuamente a pianificare cose nuove, non sei mai tranquillo. Spesso il tuo corpo ti chiede di fermarti perché non ce la fa più a provare letti nuovi, temperature diverse, fusi orari diversi e raramente puoi effettivamente fermarti proprio perché ti sei fatto una schedule diversa e quindi non puoi prendere un giorno completamente off perché hai un volo da prendere, perché devi cambiare hotel, perché devi fare il check-out. Inoltre ti senti sempre un ospite ovunque tu vada. Arrivi in un Airbnb e decidi di rimanerci per una settimana, vuoi cucinare qualcosa e manca la grattugia, manca stupidamente l'olio, che non ha senso comprare l'olio che costa un fracasso di soldi per poi stare lì una settimana e basta, perché non lo userai mai tutto.
se invece ti fermi più a lungo, magari ti crei un tuo piccolo rituale della colazione, della palestra, del vicino sotto casa e appena questa routine si instaura, subito la devi abbandonare perché hai prenotato la partenza. O almeno spesso si prenota già la partenza, altri invece non la prenotano e semplicemente prendono un biglietto di sola andata, che forse è la cosa migliore, ma in quel caso si è veramente digital nomad o ci si è semplicemente trasferiti da un'altra parte del mondo. Un'altra cosa è che rischi di vivere un po' una copia della tua vita semplicemente in posti diversi. Mi spiego, magari cominci a creare la routine dove ti svegli la mattina, vai in palestra e poi inizi a lavorare e ovunque tu vada ricrei quella stessa routine ovunque. Quindi cerchi sempre un bar dove stare, cerchi sempre una palestra dove andare subito dopo, cerchi sempre il posto dove andare a lavorare. Quindi magari semplicemente cambi il background della tua vita e non la tua effettiva vita, il tuo effettivo modo di vivere. Ma questo ha senso perché nel momento in cui tutto diventa diverso, la cosa migliore che puoi fare è trovare una routine per te stesso e cercare di ripeterla ovunque tu sia, così da legarti a qualcosa, cioè non è legato all'ambiente in cui vivi, ma è legato a te stesso. Però in quel caso ti viene da chiederti, ma quindi ha senso quello che sto facendo? Sto effettivamente viaggiando o sto semplicemente cambiando il posto in cui sono senza cambiare me stesso? Magari sono io che penso che viaggiare voglia dire anche tanto cambiare cose di te stesso, della tua routine e applicarle al posto in cui sei, però. E poi c'è un'altra cosa che è molto sottile, ovvero l'idea che ogni volta quando vai da qualche parte nel mondo pensi, ah, forse potrei fermarmi qua. Poi in un certo senso ti senti in colpa nei confronti di te stesso perché ti sei ripromesso di viaggiare, ti sei ripromesso di essere un digital nomad. Quindi puoi effettivamente fermarti e magari hai già prenotato il biglietto aereo e quindi magari senti questo bisogno impellente di andare via quando in realtà stai bene dove sei. Su questo ci devo ancora pensare tanto perché non ho ancora trovato un posto dove vorrei fermarmi, dove ho effettivamente detto, ah, mi fermo qua. Certo sì, mi sono detto, ah, mi fermerei qui un'altra settimana in più, ma però non ho trovato ancora il posto dove direi mi fermo qua per sempre. E dato che sto facendo questa esperienza da soltanto 2 mesi e queste sono le mie sensazioni che sono venute fuori abbastanza recenti, ho deciso di chiedere ad alcuni dei miei amici, che so essere digital nomad, se condividono le mie stesse idee o se hanno altre cose che trovano negative dell'essere digital nomad. E quindi ho chiesto, secondo te, qual è la cosa più difficile dell'essere digital nomad? E alcune domande mi hanno un po' trafitta, altre invece mi hanno un po' rincuorata perché so che potrei affrontarle o sono esattamente quello che sto cercando. A questa domanda, secondo te, qual è la cosa più difficile del vivere così, vivere da digital nomad? Liam mi ha risposto e lo sto traducendo in italiano. Le relazioni. Tutto ruota intorno ad una domanda. Quanto resterai? Anche quando incontri qualcuno che ti piace, sai che se ti lasci andare troppo, rischi. A meno che quell'altra persona non abbia la tua stessa libertà, quella persona diventa un limite alla tua vita o tu alla sua. Quindi resti in una zona grigia. Situazioni intense sì, ma instabili, sempre pronte a svanire. Ed è, se ci pensi effettivamente, nel momento in cui incontri qualcuno e gli dici sì, vado via tra un mese, magari questa persona cerca qualcosa di stabile e non capisce che è effettivamente possibile avere qualcosa di stabile con te anche se te ne andrai, perché magari potrebbe seguirti, magari effettivamente non può seguirti e quindi questa persona non è più interessata a te e rischi di rinunciare a tantissime relazioni semplicemente perché andrai via. E magari sei pronto e sei disponibile ad avere una relazione a lungo termine, ma l'altra persona non è disposta a rischiare il fatto che tu te ne possa andare via. Questo ovviamente è una cosa che mi terrorizza, perché sto arrivando ad avere 30 anni e mi terrorizza l'idea di rimanere da sola. Non perché sia un bisogno, ma perché è un desiderio. Desidero avere qualcuno al mio fianco. Però allo stesso tempo so che questa vita lo renderà molto più complesso, molto più difficile. Perché nel momento in cui parlo con qualcuno che magari mi interessa, nel momento in cui dico tra un mese me ne vado, vengo subito presa molto meno seriamente. E ho paura che le persone pensino che io sia interessata soltanto a storielle, quando non è assolutamente il caso. Un'altra mia amica che fa la UX designer per un'azienda svedese mi ha detto questa cosa invece. Tutti pensano che io sia sempre in vacanza e non capiscono quello che faccio, vedono soltanto le storie dai bar fighi e non capiscono che effettivamente sto lavorando da bar molto rumorosi
facendo chiamate con wifi con 1000 problemi. Mi sento come se dovessi giustificarmi ogni volta. Questo lo sento tantissimo perché tanti mi chiedono, ah, ma tu quindi di vita viaggi? Che è vero, sì, è effettivamente quello che sto facendo, però non si vede dietro il lavoro, l'intensità, lo scompenso emotivo che fare questo tipo di vita ti crea. E da un altro punto di vista sembra che la mia vita sia semplicemente un viaggio di relax e non si vede il tempo che passo effettivamente a lavorare da remoto, perché il lavoro ancora adesso viene visto come stare dietro una scrivania in un ufficio grigio insieme agli altri tuoi colleghi, oppure stando dietro una scrivania a casa, senza muoversi. Quando in realtà il lavoro effettivo avviene attraverso un computer che ti puoi portare ovunque. Perché ogni volta che posto magari un tramonto, ogni volta che posto un bar figo, tutti pensano che io stia semplicemente cazzeggiando, che c'è sicuramente una grande parte di cazzeggio, però come in qualsiasi altro tipo di lavoro c'è tanta parte che è fuori dall'ufficio, ma perché è la vita. Il tipico orario in ufficio dalle 9 alle 5. Lo faccio, ma in spiaggia. E poi Filippo, un altro mio amico che adesso si trova a Bali, ormai c'è il mondo a Bali, mi ha confermato una cosa di cui ho già parlato, ovvero di quando stai male, che non hai nessuno attorno, non hai nessuno a fianco a te. Filippo, tipo circa un mese fa, è stato male di Covid fortissimo, mi ha raccontato di come si è ritrovato da solo, senza nessuno che potesse aiutarlo, senza nessuno che potesse anche semplicemente aiutarlo a capire come chiamare il medico e quale medico sentire. E questa è una delle cose che più mi terrorizza, perché è quando sei più vulnerabile in assoluto, quando più in assoluto avresti bisogno di qualcuno al tuo fianco, che ti senti solo, perché effettivamente sei solo. E poi c'è Seth, un mio amico americano che è innamorato dei Balcani e sinceramente comprensibile. E in certi posti senti che i locali non ti vogliono davvero lì. Sei visto come quello che approfitta, quello con i soldi da fuori. Nessuno te lo dice, ma lo senti negli sguardi, nei silenzi, ti senti sempre come in prestito. Ho avuto un po' questo vibe una volta mentre ero in Albania, dove una persona mi ha fatto notare quanto io fossi privilegiata di poter lavorare in un posto così economico utilizzando i soldi guadagnati in un altro paese. Ed è vero, sicuramente c'è dell'ostilità da parte degli altri che ti vedono vivere una vita molto più agiata rispetto ai locali, perché guadagni soldi da un altro paese e vai a spenderli in un paese dove tutto costa molto di meno. Però non capisco, in quel caso c'è un tipo di odio che veramente non riesco a capire, perché è il tipo di odio invidia, che non riesco veramente a capire. Ho vissuto tantissimo affetto da parte delle persone locali, sicuramente, tantissime persone super carine e disponibili nel vedermi come turista da sola in giro, e si stupivano quando dicevo che sarei rimasta a vivere nella loro città per un mese. Quindi per ora questo tipo di odio non l'ho vissuto ancora tanto, però qualche esempio ce l'ho avuto. E questa cosa mi preoccupa. Questo sicuramente non è un video per dirti non fare il digital nomad, ma è più un video per dirti, se vuoi farlo, stai attento. Non idealizzarlo, non pensare che sarà tutto fantastico, tutto super. È anche un video per dirti di portare rispetto per il paese in cui vai, ti prego. Non c'è niente di più terribile di vedere turisti o digital nomad che vanno in un paese estero e si comportano come se fossero gli zar di quel paese perché guadagnano di più dello stipendio medio del posto. È sicuramente una vita fatta di stanchezza, confusione e continua ricerca del prossimo posto dove andare, ma sicuramente è una vita che ti insegna molto a scoprire te stesso, e non in un modo zen, anche se forse sì, un po' un modo zen, però ti permette di scoprire te stesso non più in relazione alle tue abitudini, alle persone che hai intorno, ma semplicemente te, punto. E sicuramente questo è il tipo di esperienza di cui avevo assolutamente bisogno. E spero vivamente che questo tipo di esperienza mi aiuterà un po' con i miei problemi di attaccamento emotivo, perché mi sto staccando da tutto, quindi dovrà pure aiutarmi, no? Ne ho parlato in questo video. Ciao!